Buongiorno amici, oggi abbiamo un piccolissimo seme di un bellissimo albero di pinolo, abbiamo il pinolo. Pinolo è un elemento che andremo ad utilizzare per la nostra ricetta di oggi, bellissima. Abbiamo fatto un salto al nord, questa volta siamo stati in Liguria. Ho fatto degli assaggi vari in varie trattorie antiche per andare a cercare le vecchine, le cuoche, che praticamente per capirgli i loro segreti e riportarli qui a voi nel mio canale. Sono pietanze buone perché vengono dalle tradizioni antiche, ma mantenendo sempre la tradizione e soprattutto cercando di mantenere lo stesso metodo di cottura che facevano un tempo. Oggi faremo brandegouillon, un piatto ligure che si tramandano dagli avi, dai bisnonni, nonni e Noè, famosissimo Noè, e fino ai giorni d'oggi. Non si conosce molto, ma è buonissimo perché è a base di baccalà. Io ho visto varie versioni, sono andato a mangiarlo in 2 o 3 posti e ognuno la faceva come gli pareva. Chi lo faceva tipo una crema, chi lo faceva tipo uno spezzatino tra patate e baccalà, chi invece lo mantecava un po' più armoniosamente con delle altre salse, ma molto distinto dal baccalà mantecato che invece si trova nel Veneto, che un giorno vado di là e quindi vi riporto anche qua. Detto questo, andiamo a preparare con gli elementi che ho trovato oggi al mercato. Allora signori, evito di entrare nella descrizione dell'etimologia della nostra ricetta perché diciamo i nonnini delle Liguri insomma cercavano di sviare, insomma, ma alla fine il succo del discorso era quello che più o meno potete immaginare tutti quanti, ed era probabilmente, faceva riferimento al metodo con cui veniva amalgamato tutto l'insieme del baccalà con le patate, che era più che un giramento di pentola, era uno sbattimento. Siccome prevedeva una certa forza nel realizzare quello che stiamo per fare, probabilmente a fare questa ricetta venivano chiamati gli uomini, che a forza di sbattere venivano stressati anche nelle parti basse. Mi fermo qua, limito alla descrizione ad altro perché potrei essere smentito da altri tradizionalisti del momento, e per cui passo alla descrizione. La descrizione recita con un quantitativo di baccalà e più o meno lo stesso quantitativo di patate. Più mettete patate, più viene gradevole e dolciastro il risultato. Meno patate mettete, più chiaramente prevalica il rapporto con il baccalà. Devo dire che la ricetta principale recitava con l'utilizzo di stoccafisso. Lo stoccafisso è il baccalà ma senza sale, quindi praticamente non va dissalato, però comunque va ammollato, perché anche lo stoccafisso è da mettere ad ammollare, quindi ci vogliono giorni e giorni. A Roma io non trovo lo stoccafisso, o perlomeno si trova poco, viene preferito il baccalà, quindi in questo caso io userò del baccalà, voi potete usare dello stoccafisso, ma comunque vada sempre ammollato. È chiaro che il baccalà che si trova oggi come oggi nei nostri mercati è un baccalà abbastanza morbido. Siccome la ricetta prevede di una cottura di circa mezz'ora prima al vapore del nostro stoccafisso baccalà, se io faccio bollire per mezz'ora, 3/4 d'ora il nostro baccalà, praticamente si sfalda tutto, mentre invece preferisco farlo semplicemente soffriggere e poi cuocere, come avverrà fra un po'. Se invece trovate lo stoccafisso, lo dovete ammollare e magari lo fate cuocere un pochettino o nell'acqua bollente per 2-3 minuti, ma non di più, perché sennò poi si spappola tutto, mangiate la crema, che va bene uguale, ma è la seconda versione. Oppure fate un pochettino cuocere al vapore, quindi anche dentro, non so, un microonde che abbia la teglia per fare il sottovapore. Chiaramente il baccalà deve essere spinato, perché tutto quello che riuscirà fuori sarà una crema, quindi non possiamo stare a tirare fuori le spine. Quindi quando lo comprate, mi raccomando, dissalatelo e fatelo spinare tutto, lo spinate voi. Poi avremo bisogno di un limone un po' da spremere e un po' da grattare la buccia, quindi chiaramente non trattato, un po' di limone già spremuto per condire, 2 agli, uno senza anima e uno intero, perché quello senza anima lo tritiamo, lo mettiamo all'interno, quello intero lo possiamo mettere per soffriggere il baccalà all'inizio.
un 50 grammi di olive taggiasche. Siamo in Liguria, per cui le olive taggiasche non ci possono mancare. 40 grammi di pinoli, se possibile italiani, perché chiaramente la ricetta ligure mi recitava come pinoli italiani. Un mezzo bicchiere, 2 dita di vino bianco per sfumare il baccalà nel momento in cui servirà, del pepe, delle patate sbucciate a tocchetti e poi una serie di un'erbetta, recita la ricetta, ma siccome io mi chiamo Vinchcock e quindi sono un amante delle mie erbette, oltre il prezzemolo che in grande quantità che dovremo tritare, io ci metto anche un pochettino di menta, ce la metto anche se poi ai liguri si incazzeranno perché magari la menta da loro non c'è sta. Il mio baccalà che trovo qui a Roma è sempre molto morbido, quindi non lo faccio sbollentare nell'acqua calda oppure al vapore, lo cuocio direttamente nella nostra pentola perché chiaramente è già bello mollo, quindi preferisco mangiarlo così. In questa maniera, ripeto, si esalta molto il sapore del baccalà, quindi se lo preferite un po' più gentile, allora vi invito magari a sbollentarlo nell'acqua calda con un po' di limone spremuto all'interno, senza sale, perché poi il sale lo mettiamo alla fine perché non si sa mai il baccalà quanto sia salato. Ho tagliato le patate più o meno a pezzettini e andiamo direttamente sul fuoco e andiamo a vedere che cosa succede. Allora, nel momento in cui abbiamo il fuoco alto e il nostro aglio già si è un po' indorato, andiamo a mettere il nostro baccalà. Alziamo il gas il più possibile e lo facciamo soffriggere, mi raccomando non lo facciamo attaccare. Più tardi l'aglio che sta dentro lo togliamo perché tanto metteremo quello tritato. Quando avremo l'olio bello bollente mettiamo il nostro 2 dita di vino bianco e facciamo evaporare tutto quanto. Ecco, in questo momento quando è abbastanza alto inseriamo il nostro bicchiere di vino e facciamo evaporare un po' tutto. Nel momento in cui il sapore del vino non sentiremo più nel nostro naso, possiamo inserire le nostre patate. Finché sentite il vino non mettete le patate, altrimenti poi le patate si impregnano immediatamente del vino e sapranno di vino che non è buono. A questo punto mettiamo dentro le nostre patate. Allora, nel caso avessimo bollito il nostro baccalà acqua calda, un po' di quell'acqua calda la aggiungiamo qui all'interno e facciamo cuocere le patate, il nostro baccalà per almeno 20 minuti, 40 minuti, dipende dal baccalà, dalla fattezza del baccalà, da quanto sia duro o se era stoccafisso, e quindi aspettiamo che il tutto incominci a cuocersi. Chiaramente ci possiamo aiutare se poi vedete che avete già del liquido dentro, perché il baccalà chiaramente tira fuori del liquido, ok. Se proprio non avete né l'acqua di bollitura né altro, potete aggiungere un pochettino di acqua. L'importante è che lasciate il baccalà a cuocere abbassando chiaramente il fuoco a una temperatura media e fate sobbollire per 20-40 minuti. Purtroppo questa è una ricetta che va interpretata. Non aggiungete tanta acqua perché tanto più bolle e più cuoce e più sia le patate che il nostro baccalà emetteranno l'acqua. Le patate non le abbiamo fatte bollire prima perché facendole bollire tirano fuori tutto l'amido e ce lo perdiamo. In questo caso l'amido delle patate ci servirà per amalgamare il tutto. Fra un po' sentiremo sale, pepe e tutto il resto. Chiudiamo e facciamo cuocere per un po'. Abbassiamo un pochettino il fuoco e facciamo cuocere stando attenti a non far bruciare tutto, se no non mangiamo. Andiamo intanto a tostare i nostri pinoli. Nel frattempo che si cuoce il nostro baccalà andiamo a tritare molto finemente il nostro aglio senza anima, il nostro prezzemolo e poi ci aggiungiamo le nostre foglioline di menta. Menta e non mentuccia. Andiamo ad aggiungere il nostro mezzo limone all'interno della nostra pentola, un po' di pepe e un po' di scorza di limone grattata. La scorza di limone grattata cercate di fare come a mo' di violino usando la grattugia sopra la nostra buccia, così vi accorgete quando state arrivando al bianco e cambiate il verso del limone. Chiaramente limoni non trattati, mi raccomando, e poi
finché possibile italiani. Aiutiamo l'agricoltura del nostro paese e non alimentiamo quella dell'altra parte del mondo che non ci viene mai niente in tasca, salvo che pagarli un po' di meno ma avere una qualità che non è quella italiana. Mi dispiace se incazza qualcuno, ma è così. Allora, il nostro baccalà con le nostre patate si dovrà cuocere fino a sfaldarsi, ma nello stesso tempo si dovrà un po' seccare, quindi il coperchio fra un po' lo togliamo in modo che evapori un pochettino l'acqua. Allora amici, quando è che il nostro brandeguyun è pronto? E che ne so? Allora, ho cercato di capire quando è le signore che lo levano dal fuoco, ma hanno detto poco e niente perché non ci tengono a passare i loro segreti. Le cose più importanti sono le patate. Le patate nel momento in cui incominciano a essere un po' schiacciabili, quindi in questo stato, allora è pronto. A questo punto però la ricetta viene cambiata, ognuno la fa in una sua maniera. Ho visto una ricetta che a questo punto con un grosso mestolo incominciano a girare, spappolano un po' tutto fino a far diventare tutto una specie di mantecatura, una crema, un qualcosa che sia quasi spalmabile su un crostino che per carità è eccezionale, buonissimo, però vediamo, in quel caso si deve mangiare come una crema. Noi cerchiamo di fare qualcosa come un'insalata di patate e il resto, quindi faremo spappolare le nostre patate, però nello stesso tempo mantecando diversamente il tutto. A questo punto la seconda versione che ho visto, per carità ce ne saranno altre 1000, è quella di eseguire quello che praticamente il nome stesso racchiude come segreto, cioè spegnere la pentola, farla raffreddare un attimo, chiuderla con un coperchio, prenderla con le due manici e tenendo fermo il coperchio, sbattere questa pentola su e giù e quindi spappolando, ma facendo mischiare esclusivamente con lo sbattimento, il brandeggio praticamente della pentola, senza girare, mantecare e fare tutto quanto, mischiavano un po' tutto questo e lì brandeggio, un sarebbe più lo sbatte più viene buono. A quanto tempo ci mettevano e quanto si fermavano, questo non l'ho capito. Io gli darò un po' di sbattute, vediamo che buone e viene, e poi la prossima volta magari ci provo a sbattere un po' di più, un po' di meno. Nel frattempo lo assaggio in questo momento di sale, di pepe, di tutto, anche di limone, se serve ancora un po' di limone spremuto ce lo mettiamo. Metto un'altra scorzetta di limone sopra perché non fa mai male ed è veramente buono il sapore che dà. Prima di spegnerle le saliamo. Io ho aggiunto già un po' di olive e i nostri pinoli. A questo punto spegniamo, copriamo e lasciamo raffreddare 5-10 minuti, dopodiché faremo l'operazione di brandeggiare e di mescolare il tutto, sbattere, brandeggio. Spero che i liguri non si arrabbino perché io vado un po' a braccio, perché praticamente ho cercato di carpire un po' tutti i segreti, ma i segreti me ne hanno dati pochi, quindi ci provo e vedo di fare quello che facevano loro. Spero che i liguri non si arrabbino perché praticamente, ragazzi, è veramente faticoso e soprattutto se uno si sbaglia va a beccare le cose un po' che non dovrebbero essere. Chiaramente se uno lo vuole mischiare col mestolo può farlo benissimo, forse la ricetta non merita di essere mischiato col mestolo. La prossima volta tu spaghetti al tegamiino, mi raccomando chiudete bene perché sennò col coperchio. Vediamo che è uscito fuori. Ecco qua. Allora il mio risultato è questo. Se le patate vi rimangono ancora tutte intere vuol dire che non sono cotte, quindi le dovete lasciare cuocere un altro pochetto in modo che poi sbattendola si sfaldano e quindi viene fuori questa specie di purè. Andiamo ad impiattare e vediamo che è venuto fuori.
Se avete optato per la mia versione, cioè quella senza spappolamento totale, quindi cremina, ma avete optato per la versione, diciamo, insalata di patate con baccalà, dovreste avere un risultato di questo tipo. Questo è il nostro brandekuchen. Chiaramente ottimo olio di oliva intorno e che dire, sono felice di aver fatto questa ricetta. Tornate a trovarmi, ci vediamo qui prossimamente.